Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, se la tua persona specifica è del segno dell'Ariete o ascendente Ariete, quindi non tu Ariete, se la tua persona specifica è del segno dell'Ariete o ascendente Ariete, questa lettura è per te. Andiamo a vedere energia di questa persona nei tuoi confronti, le prossime azioni, tempo una settimana, va bene? Quindi lettura sempre valida dal momento in cui la guardi. Allora, partiamo subito. Se la tua persona specifica è del segno dell'Ariete o ascendente Ariete. Andiamo, scusate, c'è una carta qua in più. Vediamo cosa sta per accadere se la tua persona specifica è del segno dell'Ariete. Energia attuale della tua persona specifica del segno dell'Ariete nei tuoi confronti. Energia attuale. Il diavolo, questa persona è molto ambiziosa nei tuoi confronti. Puoi essere del segno del Capricorno, ascendente Capricorno, Luno Venere in Capricorno ce lo puoi avere tu. Qua abbiamo il diavolo che è un'energia di persona che vuole assolutamente ottenere qualcosa con te, si sente anche un legame, un laccio emozionale nei tuoi confronti. Ok? Andiamo nello specifico sui pensieri. I pensieri di questa persona nei tuoi confronti, del segno dell'Ariete nei tuoi confronti. Il mago, questa persona vuole manifestare un'opportunità con te, vuole tutto. Lui sta pensando di parlarti, di manifestare un'opportunità, vuole tutto con te questa persona. Può darsi che tu sia del segno del Gemelli, ascendente Gemelli, Luna o Venere in Gemelli. È molto agguerrita questa persona, ci vuole tutto. Ok, andiamo a vedere cosa ha nel cuore questa persona. Cosa ha nel cuore questa persona? Il re di spade. Guarda, questa è una persona che allora si delinea una persona che a livello emozionale non è tanto disponibile, però vuole tenere tutto con te, gli piace da impazzire, vuole manifestare tutto con te, non si arrende, diciamo che è una persona che sente molto la passione e ha un po', secondo me, non è molto aperto all'emozione, forse è una persona che ha sofferto molto, ma al di là mi sta parlando di una persona che a livello emozionale non è molto aperto, però al tempo stesso vuole manifestare un'opportunità con te che mi parla di legame, anche una dipendenza c'ha nei tuoi confronti, gli piaci tantissimo, vuole parlarti, vuole manifestare un'opportunità, però a livello del cuore è una persona un po' più, diciamo che mette un po' di barriere sul cuore, vive molto la sensualità, la sessualità, i sensi. Ok, vediamo un po' qual è il blocco di questa persona nei tuoi confronti. Forte il segno dell'Acquario, Gemelli e Bilancia, puoi essere tu, eh? Vediamo il blocco di questa persona nei tuoi confronti, qual è? 5 di bastoni. Può darsi che siano successi dei litigi, perché questa è una persona da un carattere che non la fa facile, insomma, un carattere un po' particolare che vuole ottenere le cose come dice lui, siano successi un po' di litigi, un po' di tensione tra te e questa persona. Ci può essere della tensione o terze persone coinvolte, mi parlano di familiari, amici, c'è questo blocco qui e può essere che c'è stata una discussione su questo. Ok, vediamo un po' quali sono le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti. Le intenzioni. 5 di denari. Questa è una persona che si sente... E allora, io credo che sia una persona orgogliosa anche di ammettere che si sente solo senza di te e che della serie pensa di aver ragione su una discussione che avete avuto, su qualcosa che avete avuto, ed è come se pensa di aver ragione e quindi non vuole fare niente, però al tempo stesso ha una dipendenza affettiva, emozionale nei tuoi confronti, vuole parlarti, però anche molto orgogliosa, sta sulle sue posizioni, mi spiego? E vediamo quali sono le azioni che farà questa persona nei tuoi confronti, le azioni. No, c'è il 6 denari. Questa è una persona che comunque vuole, nonostante pensa che ha ragione lui o lei,
e non lo ammette, è orgoglioso in questo, però il 6 denari nelle sue azioni mi parla di una persona che comunque cercherà di intendersi con te, di venirti incontro, è un intendimento, mi spiego? Può darsi che ci siano anche delle questioni economiche e lavorative che affliggono la parte emozionale di questa persona e che deve risolvere anche queste cose e che la tensione è dovuta a questioni di questa natura qui, anche lavorative. Vediamo cosa succede alla fine, quindi tra tutti e due. Paggio di bastoni, qua arriva una comunicazione, c'è comunicazione, il paggio di bastoni mi parla di nuove comunicazioni, nuovi inizi, volti a portare un equilibrio, paggio di bastoni è proprio anche l'ariete, no? Portare un equilibrio, la voglia di intendersi, diciamo questa persona se c'è orgoglio lo mette un po' da parte, mi spiego? Andiamo a vedere adesso di specificarci queste carte. Allora, perché il diavolo nei tuoi confronti? Il diavolo. Paggio di bastoni, qua c'è lui o lei, perché vuole ottenere assolutamente con te comunicazione, nuovi inizi, è molto attratto, attratto fisicamente e passionalmente da te. Vediamo perché c'è il mago. Vedi qua abbiamo il diavolo di nuovo. Perché c'è il mago nei suoi pensieri? È anche una persona che sa, è una persona molto intelligente anche, che fa una certa strategia pure per farsi perdonare magari o comunque bypassare un po' una certa tensione tra tutti e due e nel qual caso ci fosse. Vediamo quel mago nei suoi pensieri. Regina di denari, ci sei tu nei suoi pensieri. Vuole anche fare una certa strategia affinché tu ti fidi di lui. Una persona intelligente che comunque vuole che tu ti fidi di lui, vuole manifestare la tua confidenza, la tua fiducia. Sta pensando di riconquistare o conquistare la tua fiducia. Puoi essere tu del segno del Toro, Vergine, Capricorno, ascendente o Luna, Venere in questi segni. Vediamo nel suo cuore, cosa c'è nel suo cuore, perché il Re di Spade? Perché il Re di Spade? L'imperatore, te l'ho detto, qua c'è lui, Ariete, o lei, è una persona che dà poco spazio alla parte emozionale, si fa come dice lui, non è un carattere che te la fa proprio facile. Ecco perché c'è una sorta di una persona di un certo tipo che non si apre facilmente alle emozioni e lo attrai proprio in modo irrefrenabile e vuole conquistare la tua fiducia. Ok, 5 di bastoni al blocco e la regina di coppe. Qua ci può essere o un'altra donna in mezzo e quindi controversie legate a quest'altra donna, oppure qua è come se anche tu possa aver perso la pazienza per ulteriori conflittualità tra te e questa persona. Ma soprattutto qua per un gruppo sostenuto di voi c'è un'altra persona in mezzo o un'altra donna, oppure questa persona ti ha fatto arrabbiare, sta cercando una strategia affinché tu ti possa fidare di nuovo. Eh sì. Questa persona fa fatica ad lasciarsi andare alle emozioni, eh? Si evince anche questo, ok. Vediamo questo 5 di denari nelle sue intenzioni nei tuoi confronti. 5 di denari, l'eremita, sta pensando a qual è la strategia migliore affinché tu ti possa fidare di lui o di lei. Sì, sta pensando, tu puoi essere il segno della Vergine. Sta pensando. Eh sì, come recuperare la tua fiducia, avere la tua fiducia. Vediamo questo 6 di denari. Il 6 di spade, questa è una persona che vuole risolvere delle difficoltà insieme a te, venire da te, venirsi incontro. Vediamo questo paggio di bastoni, la torre, il 4 di spade e la giustizia. Allora, questa è una persona che mi dice, se c'era un'altra donna in mezzo, questa persona vuole un nuovo inizio con te, la situazione con l'altra persona non c'è più, si è rotta. Giustizia, anche divorzio, ok?
se c'è stata una discussione tra di voi, questa persona vuole un nuovo inizio rispetto a una discussione che c'è stata, una crisi tra di voi e quindi non c'era contatto tra di voi, e farà la scelta giusta, quella che di risolvere eventuali controversie tra di voi che sono nate per o altre persone o questo carattere un po' inflessibile suo. Puoi essere del segno della bilancia, tu, ok? Adesso andiamo a vedere con le carte associative maschili questa persona nei tuoi confronti. Vediamo un po' come si mostra questa persona nei tuoi confronti. Come si mostra questa persona nei tuoi confronti? Come si mostra questa persona nei tuoi confronti? Sì, è una persona quasi inflessibile, vedi? È una persona inflessibile, anche se è una donna, ribaltate il concetto, una persona più inflessibile, io voglio avere ragione, io ho ragione, ma sotto sotto sa che comunque dovrebbe dare retta anche all'altro, l'ascolto tuo, l'ascolto di te. Qual è la parte nascosta nei tuoi confronti? Qual è la verità? Quindi, qual è la verità? Cosa ci dicono le carte associative? Qual è la verità di questa persona nei tuoi confronti? Come vorrebbe mostrarsi? Qual è la verità? E qua c'è una persona che vorrebbe aprirsi, la verità è che anche qua vorrebbe dirti anche che sta cercando di fare una strategia per conquistare la tua fiducia. Qua c'è un uomo sempre ben vestito, anche che non guarda negli occhi, un uomo con la testa bassa, che ammette anche il suo carattere un po' particolare. Sì. Qual è la verità in quest'uomo nei tuoi confronti? Cosa ci dicono le carte associative? Qual è la verità? Questa è una persona che, questa immagine mi dà l'idea di una persona che, cioè, si piace, ok? Una persona che si piace, al tempo stesso è anche una persona che vuole piacere e quindi anche vuole essere amato, vuole essere accettato, punta molto sul suo fascino, diciamo, va bene? E quindi è una persona che vorrebbe dirti, anche nella misura in cui spogliarsi da eventuali strategie e maschere, e vorrebbe dirti che comunque è puro dentro, questo vorrebbe dirti, al di là della sua imposizione, diciamo, ma anche può essere stato un Latin lover, una persona sicura di sé, che aveva paura delle sue emozioni, però anche molto fragile, ok? Vediamo un po' cosa ti dice questa persona, cosa ti dirà, quindi tempo una settimana. Voglio sentire addosso il tuo respiro. Questa è una persona, ho detto, molta passione, molta sessualità. Ancora, cosa ti dirà questa persona? Sto male senza di te. Quello che non ammette lo ammetterà, eh? Te l'ho detto, sto male senza di te. Ancora? Sono pazzo di te. Sono pazzo di te, ragazze mie, vi dice questa persona. Andiamoci a mettere adesso le carte del cuore per vedere cosa ci dicono. Vediamo. Responsabilità emotiva, ferita da ingiustizia. Qua abbiamo una persona che non si apre facilmente alle emozioni perché ha una ferita da ingiustizia interno che ci viene dalla nostra infanzia, no? E qua c'è uno specchio e ti sta proiettando la stessa ferita di ingiustizia, cioè non è giusto come si è comportato. Tu percepisci questa ferita, di conseguenza questa persona te la innesca, ma riguarda anche la tua infanzia, come questa persona riguarda la sua infanzia. Ricordiamo, qua c'è uno specchio, la legge dello specchio. È come se questa persona si prendesse carico di una responsabilità emotiva che deve evolvere. E quindi per la legge dello specchio, anche tu che hai incontrato questa persona, stai evolvendo la tua responsabilità emotiva, cioè tu hai una responsabilità verso le tue emozioni, devi sentirle, devi farle fluire, come anche questa persona. Ok, mettiamone un'altra. Incontro mediante un mezzo di telecomunicazione adesso, se c'è no contact, adesso proprio in questi giorni che ti ho detto, massimo una settimana, ricevi queste comunicazioni. Ci saranno queste comunicazioni col paggio di bastoni affinché questa persona voglia mettere giustizia tra tutti e due o ti dica di una notizia che ha chiuso una situazione precedente. Va bene?
Va bene, ragazze mie e ragazzi, io concludo qui e vi abbraccio profondamente. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.